Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Juventus-Napoli il giorno dopo, pareri contrastanti tra addetti ai lavori e tra tifosi. Meritava la Juve, meritava il Napoli. La Juve ha messo il pullman, il Napoli ha messo il pullman, partita tatticamente ovviamente bloccata, poco spettacolo e quant'altro. Andiamo un attimo a fare il punto della situazione per quanto riguarda le occasioni create dal Napoli e la pericolosità delle stesse, perché poi se alla matematica non si sfugge al rettangolo di gioco nemmeno avendo rivisto poi io la partita, come faccio sempre, mi vedo tutte le partite due volte, non si può parlare nemmeno di pullman e ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, attivate la campanellina delle notifiche con l'iscrizione se passate per la prima volta sotto questo video, così restate aggiornati cronologicamente su tutto ciò che succede sul canale stesso. E partiamo proprio dalle occasioni del Napoli e la pericolosità delle stesse. Tiro di McTominay da fuori area, rasoiata a pelo d'erba per chi ha giocato a calcio e per chi ha fatto il portiere. Io non l'ho fatto, ma diciamo raccogliendo pareri posso esprimermi in questo modo. Sono tiri complicati. Sono tiri complicati perché devi comunque stenderti completamente a terra. I tiri, non voglio dire più semplici, ma più consoni all'intervento sono quelli a mezza altezza dove tu non è che devi stenderti a terra oppure volare all'incrocio, quindi raso terra quasi il tiro, forte, è vero che è abbastanza centrale, ma per me quella è una parata degna di nota e sul pezzo di Gregorio. Calcio di punizione di Politano, non si può parlare di parata, ma si deve parlare di intervento esagerato di Di Gregorio su quella dinamica. Il tiro di Politano da fuori area, di poco alto ci siamo, però comunque è un'azione molto più pericolosa se vogliamo paragonarla poi al tiro di Cop Manners, che è finito molto ma molto alto rispetto a quello di Politano. Siamo d'accordo, Cop Manners non sul piede suo eccetera eccetera, però per quanto riguarda la pericolosità al momento ai punti meglio il Napoli, così come in quell'imbucata raso terra, passaggio di Lorenzo, imbucata in area per Politano, dove Bremer fa una chiusura eccellente, impeccabile, e lì potevi prendere comunque il pallone da dentro al sacco e quindi pericolosa anche quella di situazione. Detto questo, Bremer ha fatto un partitone, solo che viene intaccato dalle dichiarazioni post partita, meritavamo noi e la Juve eccetera eccetera. Potevi anche eh, sorvolare, ecco, la domanda e rispondere diversamente, così non andavi nemmeno a intaccare la prestazione. Ma questo è un mio punto di vista, perché poi dal punto di vista del campo Bremer ha fatto veramente una grandissima partita e per me resta un grande difensore, al di là dei colori che diciamo non piacciono tanto. Mettiamola così. Detto questo, parliamo dei due pullman che tutti quanti ovviamente stanno decantando, tutti, ma giornalisti. Cioè io non parlo di me che esprimo una semplice opinione, è vero, un canale YouTube, di comunque condivisione tra commenti eccetera, ma addetti ai lavori che si esprimono così vuol dire che ci vai prevenuto e devi dire per forza quella cosa pilotata, tra virgolette. Perché? Perché se si deve parlare di pullman davanti alla porta, secondo me le dinamiche della partita devono essere ben diverse, ovvero c'è una squadra che attacca per 90 minuti e c'è l'altra che non esce dalla propria metà campo e si chiude in difesa cercando di strappare quel punto o lo 0-0, cercando di strappare quel punto o lo 0-0. Frase importante perché ci arriviamo tra poco poi. Dicevo, il pullman non esiste né da parte del Napoli né da parte della Juventus, perché il Napoli entra in campo perché ha rivisto il match e per chi l'ha visto anche una sola volta e l'ha capito tutto, non è che lo devi rivedere per forza, però io per diciamo non esprimermi in malo modo quando faccio un video, cerco di vedermela sempre due volte la partita. Il Napoli entra in campo con quel piglio un tantino presuntuoso, versandosi nella metà campo avversaria, cercando comunque di sfondare e portare a casa quel gol che poi avrebbe scosso anche un tantino gli animi alla partita. Con quello non voglio dire che il Napoli buttava la palla dentro, si trovava 1-0, che ne so, al 20° e vinceva la partita. Assolutamente no, perché poi
al gol di una squadra c'è la reazione della squadra avversaria, ne sarebbe uscita forse una partita più divertente, sicuramente. Però il Napoli ci ha provato, perché le occasioni che abbiamo analizzato sono poi molto pericolose e quasi tutte nella prima frazione di gioco. Detto questo, il pullman del pullman Napoli non si può parlare, perché la Juve nella ripresa ha avanzato, ha alzato il baricentro, possesso palla nella metà campo avversaria. Il Napoli ha rispedito solo al mittente tutte le scorribande e diciamo le azioni tra virgolette pericolose, perché di azioni pericolose ce ne sono state veramente poche da parte bianconera, visto il fraseggio per di più orizzontale e vista una punta che non hai, perché Vlahovic anche in campo in queste condizioni è una punta che non hai. Thiago Motta ha cercato di ha cercato questo coniglio dal cilindro, dai, mettiamola così, con l'ingresso di UEA, ma non ha fatto altro che fare il gioco del Napoli, perché poi la Juve è stata veramente poco incisiva, al di là del, del possesso palla. Coraggio Napoli e coraggio Antonio Conte, per il semplice fatto che ti presenti a Torino passando dalla difesa a 3 alla difesa a 4, cosa che potevi anche evitare, perché nel caso fosse finita male stavamo qui oggi a parlare, hai visto, hai cambiato modulo, non lo dovevi fare proprio con la Juve, eccetera, eccetera, brutta figura, incompetenza e quant'altro. Nella conferenza post partita però Conte analizza in maniera molto sincera e obiettiva la situazione e dice ero un tantino timoroso per quanto riguarda il cambio da questa difesa a 3 a 4 ovviamente in questa partita, e è scontento, ne esce scontento per quelle linee di passaggio e quei, diciamo, quelle imbucate che si sono intraviste, solo che il Napoli non è stato scaltro per quanto riguarda il servire trequartisti e la punta, quando ci sono stati quei movimenti che potevano portare poi ad un eventuale vantaggio. Ma è una cosa che arriverà. C'è una ricostruzione della Gazzetta dello Sport molto romantica che volevo condividere con voi, ed è questa. Conte trovò la sua Juve dei 3 scudetti proprio in una notte a Napoli, cambiando modulo e schierandosi col 3-5-2. E la sensazione è che adesso a campi e panchine invertite abbia trovato la strada per scrivere o tentare di riscrivere la storia a Napoli. Addio difesa a 3, uomo in più al centrocampo, e questo nuovo vestito potrebbe essere quello definitivo. La prova di Torino dice che c'è anche il Napoli per l'alta classifica. Sono d'accordo che la prova di Torino aumenta l'autostima, la consapevolezza, e quindi hai staccato il biglietto per essere presente tra le squadre che lotteranno per le zone che contano, ovvero i primi 4 posti. Non so se questo vestito sarà quello definitivo, perché Conte nella conferenza stampa post partita dice è già tanto che siamo arrivati ad oggi, e diciamo con 2 sistemi di gioco, idee di gioco pure un tantino diverse in base agli schieramenti, è già tanto che i calciatori riescano poi ad esprimere ciò che gli viene chiesto, e quindi tanto di cappello ai calciatori e tanto di cappello a Conte e allo staff, che in soli 2 mesi, come analizza anche l'allenatore, ha curato un bel po' di problemi. Dal punto di vista mentale siamo assolutamente rientrati e ci esprimiamo su standard molto ma molto alti. Basta vedere le facce dei calciatori del Napoli alla concentrazione e rapportarle a come si entrava in campo pochissimi mesi fa, con facce appese, senza fregarsene assolutamente di niente. Ieri per 90 minuti, soprattutto Di Lorenzo, che l'anno scorso sembrava completamente spaesato e quasi scioccato dall'annata, è tornato completamente in sé e comanda anche i compagni per quanto riguarda lo stare sul pezzo. C'è stata una conversazione al volo con Politano dove Di Lorenzo lo rassicurava, vai, vai tranquillo, abbiamo capito, ci mettiamo così e colì, automatismi che vengono quasi naturali su quella fascia destra, dove però c'è bisogno di un tantino di cinismo in più per quanto riguarda Politano e sottoporta. Sulla sinistra molto meno ieri, molto meno, anche perché sappiamo benissimo Olivera e le sue caratteristiche non offensive, e quindi forse Quara ha peccato
un tantino di egoismo quando si è spostato sulla destra a ricevere palla, perché lo fa sempre, quando a sinistra non si cantano messe, come si dice a Napoli, si porta dall'altra parte per stare più nel vivo dell'azione. Non è stato possibile, ma anche per meriti della squadra avversaria, che comunque ti ha ingabbiato molto probabilmente mezza fascia di là, restando un tantino più sul pezzo, e però è un peccato, perché come diceva anche Mauro ieri sera nella live, tecnicamente per chi avevi schierato, diciamo sulla fascia di Kvaratskhelia, il Napoli poteva affondare un tantino in più, però ovviamente devi essere supportato dal terzino e da centrocampisti in appoggio. Non è che possiamo dire è colpa di Kvaratskhelia, se a sinistra non si è fatto praticamente niente, e quindi è tutto qua ciò che è successo in un match che porta la firma di Antonio Conte per quanto mi riguarda in casa Napoli, perché cambiare modulo e sistema di gioco in una partita del genere, rendendo anche un tantino vulnerabile forse i calciatori a livello mentale, ha avuto ragione lui, perché sa benissimo cosa ha creato per quanto riguarda la consapevolezza di ognuno dei calciatori che sono a Napoli. Poi ovviamente allenatore che sceglie lui i calciatori, arriva McTominay scelto da lui, Gilmour lo stesso, e quindi tutti i nuovi acquisti sono calciatori che non prende la società e mette a disposizione del mister. La dinamica è cambiata, sono calciatori che prende il mister e li mette a disposizione della squadra. È cambiata la situazione, e quindi visto che li devi far giocare perché li hai voluti tu e tecnicamente valgono tutti quanti, ha trovato questa quadra che a me non dispiace, e aspetteremo anche più concretezza per quanto riguarda il fattore offensivo, che già con la difesa schierata a 3 comunque peccava un tantino e c'era bisogno di lavorarci. Ci si deve lavorare ancora, ma siamo sicuramente a buon punto, e per quanto mi riguarda siamo anche più avanti di ciò che mi aspettavo io, visto i disastri e per come poi Conte ha preso il Napoli. Detto ciò, con tantissima tranquillità, non parlate di Pullman, perché ragazzi la partita, cioè non dico a voi non parlate di Pullman, ma addetti ai lavori, non mettete in mezzo di nuovo la situazione dei Pullman, perché non è stata una partita così, è stata una partita tatticamente guardinga, mettiamola così, perché da una parte, perdendo il match, comunque avresti creato un brutto precedente, perché vieni comunque da risultati non positivi, e parliamo di casa Juve. Dall'altra non ti potevi permettere di perdere la partita, perché poi col cambio modulo, come ho detto prima, saresti stato attaccato in lungo e in largo, hai cambiato il modulo, la colpa è tua, eccetera eccetera eccetera. Quindi ci sono tanti fattori da mettere in campo, e diciamo per arrivare ad un'analisi un po' più completa. Noi ci prendiamo questo punto che è tutto oro colato, ci guardiamo questa giornata di Serie A in tutta nonchalance e tranquillità. Sempre Forza Napoli. Ciao!